Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con la lettura di oggi andremo a vedere i movimenti energetici, lavorativi ed economici per la prima parte del 2023. Questo video è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato. Sono già online anche l'approfondimento sulla crescita spirituale e sull'amore e gli affetti. Trovate sempre comunque tutto nelle playlist del canale. Ho dunque ripreso le energie di quella lettura, avevamo come energia generale la carta della luna, dopodiché abbiamo un 4 di pentacoli, un 10 di pentacoli al contrario, un re di coppe, la carta del carro al contrario, un re di pentacoli e poi erano uscite anche questo 6 di spade e questo 9 di bastoni e noi li teniamo. Allora ragazzi, sicuramente ci sono questioni economiche in ballo. Ehm, Ci sono diverse carte di pentacoli nella lettura, in effetti. Io credo che qui ci sia anche una situazione legata ad una casa per qualcuno, non necessariamente solo ad una questione economica, scusate, lavorativa, perché il 4 di pentacoli, appunto, essendo un 4, mi potrebbe parlare di una casa, di qualche tipo di questione alla quale si è attaccati. Può anche essere un attaccamento affettivo, eh. Ehm, diciamo che comunque si parte da una situazione, se vogliamo, stabile, c'è una sorta di stabilità, che poi non sia una stabilità proprio del tutto positiva, perché comunque il 4 di Pentacoli è una carta di attaccamento, di qualcuno che si aggrappa in un certo senso a quello che ha, però comunque c'è una base, diciamo, stabile. Il 10 di Pentacoli al contrario mi fa pensare che non ci sia un reale compimento, un reale appagamento, c'è il necessario, ma non per il di più. Ehm, Guardate, il 10 di Pentacoli molte volte fa riferimento anche a dei contratti. Qui questa carta è al contrario, quindi o si inizia a intravedere la possibilità di fare un contratto, ma non è ancora definitivo, oppure si inizia a intravedere la possibilità di rompere un determinato contratto, ok? Qui dipende ognuno dalla realtà che ha. Diciamo che avendo anche questo carro, al contrario, sento che è come una decisione da dover prendere, da dover affrontare. Lo andiamo poi comunque a vedere con i mini tarocchi, quindi. Allora, questo re di coppe, può far riferimento ad una persona, che magari, diciamo, vi potrebbe sostenere, se vogliamo, sia da un punto di vista emotivo che da un punto di vista pratico, magari per qualcuno, ehm, in questo tipo di cambio, in questo tipo di passaggio. E con il re di pentacoli ho come la sensazione che qualcuno o si debba allontanare dall'energia di questo re di pentacoli o da un'energia, diciamo, materiale, di tipo materiale. Per qualcuno può rappresentare una persona legata alla famiglia, ragazzi, perché qui comunque il 10 di pentacoli fa riferimento a un gruppo. Mm? Normalmente è la famiglia in senso allargata. E visto che comunque è anche una carta che parla di eredità e abbiamo un re di denari, che entrambi parlano di aiuti, può essere che qui probabilmente ci sia qualcuno che vi potrà sostenere da un punto di vista morale, ma magari non tanto da un punto di vista economico o pratico, diciamo così. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi, così vi spiego meglio, vi dico cose in più. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve, quello che risuona e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ok, allora si è già girato un 5 di pentacoli, 4 e 5 di pentacoli e un 7 di coppe.
Ragazzi, io credo che qui qualcuno sia aggrappato al tipo di realtà che ha, che può anche essere, come vi dicevo prima, la casa, ma può anche essere un lavoro, che fondamentalmente non riempie appieno, non vi fa sentire completamente soddisfatti, però vi dà la possibilità, se vogliamo, di potervi permettere qualche piccolo capriccio, di poter andare avanti, mi viene da dire, ma in realtà è anche un po' più che andare avanti, perché comunque una sorta di stabilità, vi ripeto, la sento. È come se si potesse pensare di... po- Vediamo se riesco a non incartarmi con le parole. Allora, il 5 di Pentacoli è una carta di perdita fondamentalmente, perdita anche proprio da un punto di vista economico, ma è anche una carta di codipendenza o dipendenza. Quindi qui sento che c'è qualcuno che probabilmente potrebbe essere dipendente, lavorare in modo dipendente, avere tante idee, tanti progetti ed essere attaccato a questo lavoro perché probabilmente è quello che dà per andare avanti, però ecco, non ci sia una reale soddisfazione né da un punto di vista economico, nel senso che poi alla fine potete togliervi i capriccetti, ma i capricci grossi, i desideri, i sogni, ecco, forse sono un po' lontani. C'è qualche cosa da un punto di vista economico che non vi soddisfa proprio. E per qualcuno, visto che comunque il 10 di Pentacoli è al contrario, fa riferimento alla ehm, o al termine di alcuni contratti, e lo posso capire perché c'è comunque la carta del carro. Andiamo a vederlo, andiamo a vedere il 10 di... Ok. 5 di coppe al contrario, abbiamo un 2 di pentacoli, abbiamo un re di pentacoli nuovamente e la carta della torre. Sì, ho come la sensazione che la persona dalla quale vi dobbiate allontanare sia proprio questo re di pentacoli, ce l'abbiamo anche qui. Sento che è un po' come se vi mancasse il sostegno da parte di qualcuno. Se per caso foste dipendenti, potrebbe anche essere un capo che insomma non è proprio amorevole nei vostri confronti o aperto nei vostri confronti. Anche qui c'è un 5 di coppe, che è una carta che parla di qualcuno che potrebbe pentirsi o ha paura di pentirsi. È una carta di tristezza comunque, e anche la torre, quando arriva, insomma, arriva per destrutturare. C'è qualcuno che ha voglia di un taglio. Secondo me, questo 10 di denari al contrario è la vostra necessità di cambiare le carte in tavola. Andiamo a vedere il re di coppe. 8 di spade e fante di bastoni. Guardate, si è girata anche questa carta, la teniamo. Io credo che abbiate questa difficoltà ad effettuare questa scelta perché molte persone non riescono a vedere chiaro per quello che riguarda, da un punto di vista, diciamo, personale, i propri bisogni. È come se non si riuscisse a focalizzare bene di che cosa si ha realmente bisogno. E dall'altra parte, sento che state un po' sottovalutando questo 4 di pentacoli, nel senso che avete una stabilità. Probabilmente per qualcuno ci sono anche dei risparmi, quindi non vi fate spaventare troppo da questo tipo di cambiamento, perché qui sento che è un po' come se voi vedeste la cosa più nera di quello che è. In realtà non è così, è vostra la sensazione di instabilità, ma con la carta del re di coppe diciamo che i tempi sono maturi, ok? Anche da un punto di vista personale siete perfettamente in grado di gestire le vostre scelte da un punto di vista lavorativo, le vostre scelte da un punto di vista economico, le vostre scelte, punto. Andiamo a vedere questo carro. Abbiamo un 5 di bastoni e la temperanza al contrario. Mm. Sì, vi sento un po' combattuti perché da un lato siete stufi della situazione in cui siete, vorreste uscirne, dall'altro invece comunque c'è una sorta di lotta, che può essere una lotta interna. Guardate, per qualcuno, se per caso il movimento è di lasciare una grossa azienda, interrompendo appunto questo tipo di contratto, mm, potrebbero esserci
diciamo dei conflitti di interesse, mi dicono. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Asso di denari. E asso di coppe al contrario, incredibile, re di coppe, re di denari, asso di coppe. Quindi l'energia è quella del cuore, delle emozioni, di qualche cosa che insomma è necessario ascoltare in questo momento. L'asso di denari è di nuovo una carta di dono, una carta di inizio. Ragazze, ragazzi, qui ci sarà un inizio, ci sarà qualche tipo di nuovo percorso e ci sarà anche un allontanamento. Sento che questo carro ad un certo punto prenderà una direzione, ok? Io credo che qui, essendoci la carta della luna, la carta del sette di pentacoli, vi renderete conto che probabilmente l'azienda, la collaborazione, il lavoro che avete affrontato fino adesso non è poi così idilliaco come ve lo eravate aspettato. E secondo me qua inizia un percorso di trasformazione e di crescita dove inizierete a chiedervi che cos'è che voglio io, è veramente quello che voglio, questa cosa qui, o io posso fare altro, posso dare altro. Va bene, andiamo a vedere mese per mese come si svilupperanno gli eventi. Io intanto vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se nei tarocchi nella lettura viene fuori qualche cosa a febbraio, può essere che per voi magari si manifesti verso marzo o aprile e per qualcun altro magari già verso la fine del 2022. Sarebbe utile infatti rivedere le letture più volte durante l'anno. Allora, andiamo a vedere. Gennaio e febbraio abbiamo 5 di coppe ed è questa energia qui, ragazzi, e cavaliere di denari. Quindi a gennaio diciamo che si inizia l'anno facendosi delle domande, cercando di capire se siamo veramente felici, che cosa ci manca, cosa non ci rende appagati. Cavaliere di denari è un'energia lenta, può fare riferimento a una persona che a febbraio incontrerete. Wow. 9 di coppe per marzo, cavaliere di spade per aprile e la luna che si ripete per maggio. Andiamo a vedere ancora giugno. Abbiamo un 4 di coppe al contrario. Allora, qui in realtà, guardate, avete un 8 di... Sì, era qua, l'8 di spade. Io credo che questo 5 di coppe faccia riferimento al vostro modo di vedere la realtà. Vi ripeto, probabilmente il tipo di realtà in cui siete non vi dà molto raggio d'azione con questo 4 di pentacoli e il 5 di pentacoli, però non è che vi manchi qualcosa. Sì, non siete completamente appagati probabilmente, però a livello economico vi sento piuttosto sereni, diciamo così, piuttosto tranquilli più che sereni. È come se ci fosse una sorta di calma di base. Sta di fatto che con questo cavaliere di denari, che potrebbe essere una proposta, un'offerta, o qualcuno che fa una sorta di mm, passo in avanti, che non è una proposta completa, però è un input, diciamo così. Poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Vado a spiegare anche questa linea. A marzo, ragazzi, 9 di coppe. Sembra che ci sia un sogno compiuto, qualche cosa che si realizza. Anche la luna qui è collegata ai sogni. Qui c'è una sorta di appagamento che diciamo che vi riempirà il cuore. Sento un po' risuonare l'energia del Re di Coppe. Il Cavaliere di Spade a aprile mi dice che o è una persona, dopo lo andiamo a vedere, che potrebbe anche ritornare dal passato per qualcuno perché abbiamo la luna qui e la luna come energia generale, o potrebbe essere qualche tipo di atteggiamento, di dinamica che si rifà un pochettino viva in voi, diciamo a primavera inoltrata. In effetti poi terminiamo con un 4 di coppe, che è una carta un po' di stallo, di fermo, è una carta che mi dice che qualcuno sta aspettando qualche cosa dall'esterno. Mm, può anche esserci la probabilità che ci sia un periodo di nostalgia dovuto anche a questa luna, magari per un'occasione che si è persa e qui vediamo, perché guardate avete 4 e 5 di coppe, il 4 di coppe è l'occasione che arriva e che non si vede e il 5 di coppe è quando si realizza che è arrivata l'occasione che ormai si è persa, il piangersi, piangere sul latte versato, ok? Quindi
c'è qualche cosa che... E con la luna le cose si vedono solo a metà, quindi è facile che non vi tornino tanto i conti, in senso figurato, non in senso letterale, riguardo una situazione o una relazione verso giugno. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, così spiego meglio e vi do delle informazioni in più e riusciamo a essere più precisi. Ok, andiamo a vedere il 5 di coppe. Eremita al contrario, poi abbiamo la carta dell'appeso e abbiamo la carta della temperanza. Allora, l'eremita al contrario in realtà mi parla di qualche tipo di sblocco, movimento, presa di consapevolezza. C'è anche la temperanza al contrario, anche qui ce l'avevate al contrario la temperanza. Sento una sorta di impazienza per andare avanti in questo progetto, per magari essere appoggiati, per far sì che si sviluppino le cose. Qualcuno è stufo di stare in una ehm, vibrazione emotiva bassa, perché ho anche l'eremita al contrario. L'eremita è una forte carta di introspezione, ma certe volte, soprattutto qua, che la vedo associata con la carta della guarigione, che è la temperanza e il 5 di coppe, sento un po' che avete anche la torre, eh? Per qualcuno si può proprio trattare di quello che è la fase della notte buia dell'anima, no? Quando ci sembra di non essere a posto da nessuna parte, quando ci chiediamo che cosa voglio fare io da grande, nonostante magari abbiamo 40, 50 e 60 anni, è quel che cosa mi rende veramente appagato, che cosa mi rende veramente felice, cosa mi è mancato fino ad adesso. Andiamo a vedere il Cavaliere di Denari. Il Sole al contrario e il 7 di Spade. 7 di Spade e Luna. Qualche cosa che non si vede, qualcosa che viene a galla, qualche tipo di proiezione. Di nuovo, anche qui avevate 7 di Coppe, che è anche essa una carta che parla di proiezioni, di illusioni più che tutto, ok? È come se a febbraio questo Cavaliere di Denari portasse qualche tipo di notizia che un po' vi confonde le idee. Direi ancora di più. Cioè, a gennaio sento che siete voi che siete in questa fase appunto introspettiva, di guarigione personale, di studio. Anche se avete una vibrazione un po' bassa, però comunque siete in una fase di autoanalisi. Ehm, Probabilmente per una situazione in particolare che avete sul lavoro. Se per caso non siete del gruppo che sta vivendo la notte buia dell'anima, ok? Ehm, Qui potrebbe essere questo cavaliere di pentacoli. Allora, o una persona che arriva, vi porta qualche tipo di notizia, magari un po' distorta, oppure voi la prendete in un modo un po' distorto, ed è qualche cosa che avendo il sole al contrario vi crea una sorta di nebbia, diciamo così, nel vostro modo di vedere le cose. O se fosse per esempio una persona con la quale già state collaborando perché voi sapete chi è questo Cavaliere di Pentacoli, ehm, ho come la sensazione che per qualcuno sia una persona che ritorni dal passato perché abbiamo la luna e che probabilmente per molte persone è già stata un'amicizia, è già stata una relazione e può essere che qui inizi perlomeno l'idea, il progetto o una reale collaborazione con questo Cavaliere di Denari. Oppure l'idea, perché vi dico questo? Perché il Cavaliere di Denari comunque è una persona che non fa una proposta, diciamo, completa, ma un pezzo per volta. È una persona che fa un passo per volta. Quindi anche qui l'energia potrebbe essere un po' lenta verso febbraio, ma a marzo andiamo a vedere questo 9 di coppe. Scusate, ho mosso tutto. Allora abbiamo un 7 di pentacoli, un 5 di bastoni, la regina di bastoni e un 9 di pentacoli, un altro 9 comunque come energia. Guardate, c'è anche questa regina di bastoni. Sento che è come
all'inizio del mese si può dire che potrebbe esserci un periodo di attesa, perché comunque con il 5 di bastoni c'è tanta competenza nel tipo di lavoro che state facendo voi se siete autonomi, o potrebbe essere una competenza tra colleghi magari anche, ok? A febbraio, ragazzi, se siete dipendenti o comunque se avete tanti colleghi, non vi fidate di tutti. E qui vedo anche che c'è questa regina di bastoni che in qualche modo potrebbe avere a che fare con le diatribe, le discussioni, perché il 5 di bastoni c'era anche qui, eh. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Fante di bastoni e 10 di spade. Allora, il cavaliere di spade è qui per dirvi che ad aprile sarà necessario, secondo me, tagliare con una persona o con qualche tipo di attitudine. Quando c'è il fante di bastoni si parla di un'attitudine un po' egoistica, e vi ricordo che qui abbiamo la torre che parla proprio di quando cade l'ego. E il 10 di spade è una carta di compimento, di chiusura. Anche il cavaliere di spade è un'energia determinata che va dritto per la propria strada. Non importa chi si debba o cosa si debba lasciare indietro, semplicemente se lo lascia indietro. E potrebbe essere o una persona, visto che comunque qui abbiamo un fante di bastoni, quindi magari un collega o una collega un po' tossici, piuttosto che un collaboratore. E per qualcuno fa riferimento, ragazzi, al mettere un po' di più i piedi per terra. Nel senso che quando c'è il fante di bastoni si parla sempre di un forte entusiasmo, è il fuoco che si accende, no? È l'inizio scoppiettante, mi verrebbe da dire, di qualche cosa, di qualche attività, di qualche idea, di qualche azione, se vogliamo. Ecco, c'è da moderare, diciamo così, verso aprile tutto quello che è il vostro entusiasmo e migliorare un po' la vostra determinazione con questo cavaliere di spade. Andiamo a vedere la luna. 6 di bastoni al contrario, la forza e la carta della sacerdotessa. Luna e sacerdotessa sono due carte fortemente collegate con il mondo dei sogni, sia ad occhi aperti che ad occhi chiusi, con il proprio subconscio, con l'intuizione. Guardate, ho come la sensazione che a maggio la luna vi obblighi un po' a guardarvi dentro, a guardare quali sono state le vostre proiezioni, le aspettative un po' farsate, il vostro modo distorto di percepire la realtà, o di aver ricevuto la realtà, perché qui potrebbe anche essere che questo cavaliere di denari non sia completamente onesto con voi, eh. Quindi vi fanno vedere la realtà distorta e voi ne prendete consapevolezza a maggio, oppure si tratta appunto delle vostre distorsioni. Sta di fatto che con questo 6 di bastoni al contrario non vi vedo soddisfatti. Difatti qui è un 9 di coppe, non è proprio un 10 di coppe. Anche qui abbiamo un 10 di denari al contrario, è un po' quello che vi dicevo prima. Andiamo a vedere questo 4 di coppe. 5 di coppe nuovamente, energia che si ripete. 3 di coppe, la carta del mondo, non male, e il 2 di pentacoli al contrario, che avevamo già qui tra l'altro. Io credo che per qualcuno sarebbe proprio sano lasciare da parte certi colleghi, certe amicizie, certe energie, ragazzi. Qui avete la carta del mondo comunque, eh. Quindi non vi preoccupate perché qualche cosa cambia. La carta del mondo è una carta di chiusura cicli e inizio cicli. Abbiamo un 2 di pentacoli al contrario in entrambi i casi. Qualche cosa si sta appianando. Io credo che se non siete già in fase di proprio chiusura ciclo, come dice questo 10 di spade qui, ma insomma è già quasi a fine periodo, quindi
vi state comunque avvicinando, perché qui avete il mondo. Quando viene il mondo sono sempre cambi molto positivi, sono cambi, è vero, repentini, però appunto positivi, sono cambi per il nostro più alto bene. Mm. Bene, andiamo a vedere ancora una carta con questi oracoli per chiudere la lettura. Ok. Ok, questa carta vi dice semplicemente di essere, di vivere con la vita nel momento presente e di rilasciare quelli che sono i vostri bisogni in modo ehm, da controllare, mm, diciamo, la vibrazione che esce. Mm? Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete comunque mettere un like, potete sempre sostenere il canale con i commenti, con le condivisioni, con le donazioni, guardando i video fino in fondo come avete fatto fino adesso, perché se siete qui è perché avete guardato il video fino in fondo. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro un inizio del 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!